Ciao a tutti e bentrovati! Oggi in occasione della Pasqua voglio farvi vedere quanto sia semplice a volte decorare con la pasta di zucchero. In questo caso degli ovetti simpaticissimi da regalare magari accompagnati da un buon dolce. Partiamo con il primo ovetto, quello con il guscio in testa. La regola di base della pasta di zucchero è che bisogna sempre iniziare formando una pallina, liscia e senza pieghe. Ne formo una per il corpo, affusolandola alla fine e facendola diventare da rotonda a ovale, fino a formare un cono. Non deve essere molta pasta, perché deve entrare nell'ovetto. Ora ne formo una seconda che servirà per la testolina. E a questo punto basta semplicemente poggiarla sul corpo e le due paste si incolleranno da sole. Se vedete che non si attaccano, inumidite con pochissima acqua la parte di contatto. Nel lavorare la pasta di zucchero potrebbe servirvi un po' di zucchero a velo. Io ho le mani piuttosto secche e non inumidisco mai la pasta, a meno che non faccia troppo caldo, quindi lo uso poco. Però se a voi dovesse servire basta tenerne un po' da parte sul banco. Quando mettete via la pasta di zucchero che vi avanza, avvolgetela sempre nella pellicola. Con un poco di pasta formo le zampette. Basta creare prima una pallina, poi una goccia e poi col taglierino fate due tagli per formare, le dita. Smussate sempre un po' dove avviene il taglio. Allo stesso modo formerete l'altra zampetta, posizionandole entrambe sul bordo dell'ovetto. Inumidite con un po' d'acqua e posizionate anche la testolina. Con un po' di pasta bianca formo due piccole gocce che serviranno per gli occhi e le tengo da parte. Prelevo un po' di pasta gialla per colorarla con un pizzico di rosso per formare il colore arancio del becco. Se vedete che l'arancio risulta troppo acceso, aggiungete della pasta gialla. Prendete le giuste misure in proporzione alla testa e formate il becco, che sarà una specie di rombo smussato. Con un taglierino sezionatelo per formare l'apertura del becco. Ovvio che chi fa modeling con la pasta di zucchero ha parecchi attrezzi per modellare al meglio, ma in questo caso, essendo semplici decorazioni, potete usare anche quello che avete in casa, come ad esempio un coltellino affilato e per smussare la parte opposta della lama. Inumidisco e lo posiziono. E a questo punto posiziono anche gli occhietti, creando due piccole orbite. Creo due minuscole palline nere per formare la pupilla.
E il primo ovetto è stato decorato. Passiamo al secondo. Inizio a formare la testolina del coniglietto. Parto sempre da una pallina, questa volta bianca, e la schiaccio un po' sulla parte dove andranno le orecchie e faccio un taglio dalla parte sotto per formare le guance. Inumidisco la parte di contatto e la posiziono subito sull'ovetto. Schiaccio un po' all'altezza del naso per enfatizzare le guance. Formo le orbite per gli occhi, che saranno 2 palline di pasta di zucchero nere. Semplicissime. E sempre con la pasta nera modello le sopracciglia sottilissime e le applico con un po' d'acqua. Con la pasta rosa formo una pallina che servirà per il nasino. Messo anche il nasino, applico anche le zampette che ho creato come quelle del papero prima. A questo punto formo le orecchie e le creo da un bastoncino di pasta bianca che assottiglio con le mani, dandogli la tipica forma appuntita. Allo stesso modo creo l'altro orecchio . Con del colore rosa in polvere coloro la parte interna sfumandola un po' e lo posiziono sempre bagnando la parte di contatto. Con un pennello asciutto metto un po' di rosa in polvere sulle guance. Formo un piccolo fiocco da mettere sotto il mento. Lo faccio in maniera semplice con una codina di topo, diciamo, un bastoncino sottile, lo ripiego dall'una e dall'altra parte. Lo applico con un po' d'acqua. Ed anche il coniglietto è terminato. L'ultimo ovetto sarà di cioccolato. Applicherò lo zucchero, quindi la pasta di zucchero, sul cioccolato. Inizio col modellare le 2 zampette utilizzando l'arancio che ho creato prima. Nel caso di questo gufetto saranno leggermente più appuntite rispetto a quelle che ho creato prima. Per consentire all'ovetto di stare in piedi, quindi in equilibrio, metto una pallina di pasta sotto l'ovetto. Così davanti ci saranno le zampette e dietro ci sarà l'appoggio della pasta di zucchero. A questo punto con un po' di pasta bianca faccio il petto del gufo, quindi la parte davanti. Ne stendo un po' col matterello. Per ritagliare le varie parti uso degli stampini classici che penso possiate avere anche voi perché si utilizzano per i biscotti.
Per questo ovetto, che ritengo il più semplice di tutti, non ci sono tante istruzioni perché alla fine si tratta di seguire bene il video e di applicare le varie parti ritagliate con degli stampini. Io ho utilizzato cose che sono facilmente reperibili in casa, come per esempio, che so, i beccucci che si utilizzano per le siringhe dei dolci. Tutto il resto è veramente facilmente reperibile. Con un po' di pasta verde inizio gli occhi con la forma più grande dello stampino, cioè diciamo del beccuccio, mentre con il beccuccio più piccolo farò la parte interna. Per le pupille formo due palline piccoline nere e le schiaccio semplicemente e le applico. Per le ali stendo un po' di pasta gialla e un po' di pasta rosa. Le ritaglio con lo stesso stampino che ho utilizzato prima, allargandola un po' con il mattarello. Le applico sempre con un poco d'acqua. Termino questo facilissimo ovetto con un piccolo ciuffetto per renderlo ancora più divertente. Spero che questi 3 simpatici ovetti vi siano piaciuti. Io vi auguro buona Pasqua, un abbraccio, a presto!